Com'era vista la figura di Aldo Moro? Dal punto di vista politico, la sua figura fu molto discussa e non troppo amata, in quanto fu uno dei fautori del cosiddetto compromesso storico, cioè l'apertura a sinistra. Lui era un democratico cristiano, cattolico, ma ritenne opportuno aprire ai comunisti, e questo non fu visto bene dalla parte più integralista della democrazia cristiana e anche dagli americani, negli Stati Uniti d'America, che vedevano in Italia un avamposto molto vicino alla cortina di ferro e un punto quindi per loro importantissimo strategicamente e da difendere dalle aperture di sinistra. Quindi lui non fu amato e, se vogliamo, neanche tanto aiutato nel momento tragico della sua, del suo rapimento, della sua detenzione e poi della mancata liberazione. Non fu molto aiutato dalla politica, che ne dicano, ma è così. Mentre dal punto di vista umano, diciamo, la sua figura, lui fu un grandissimo professore, amatissimo dai suoi studenti. Lui insegnava istituzioni di diritto penale e procedura penale, era approdato dopo varie altre esperienze al sud Italia, a Roma, alla Sapienza di Roma nel 63, ed era alla facoltà di scienze politiche, ed era molto molto amato dai suoi studenti, con i quali aveva creato un rapporto che andava al di là delle lezioni e al di là dei vincoli strettamente didattici. Li portava nelle carceri, li portava a conoscere le realtà le più diverse tra loro, gli faceva proprio conoscere il diritto da dentro, da quello che la cura del diritto poteva creare nella gente. Tant'è che le sue lezioni erano frequentatissime da studenti sia di destra che di sinistra, cioè ideologie diversissime tra loro. Questo penso che creò qualche imbarazzo quando fu rapito, perché aveva anche degli alunni che magari avevano delle posizioni politiche vicine, non dico proprio collusi, ma insomma delle posizioni che potevano capire di più l'estrema sinistra, e che quindi si crearono anche delle frizioni all'interno dei suoi stessi alunni, che però poi si coesero tutti nel desiderio di liberazione, nel suo desiderio di riaverlo. Il rapporto tra il professore e i suoi alunni è descritto molto bene in un film del 2018 di Francesco Miccichè, che si chiama Aldo Moro il professore, e che tratteggia proprio questo aspetto che in numerosissimi film precedenti non era stato mai sottolineato in maniera adeguata. E questo film riporta anche integralmente la vera lettera che lui dalla sua prigionia scrisse ai suoi allievi, quasi scusandosi di non poter proseguire e continuare il corso, e comunque dandogli ancora delle lezioni di vita da questa situazione tragica nella quale lui si trovava. Hai qualche ricordo del giorno del rapimento di Aldo Moro? Sì, ho ricordi molto vivi, in quanto io non abitavo lontano da Via Fani, ma avevamo soprattutto, io e il mio marito, degli amici carissimi che abitavano a Via Fani, e quando sentimmo questa grande rivoluzione di macchine della polizia, cominciamo a vedere la città bloccata, che poi si bloccò veramente integralmente, prima cosa sentimmo questi amici che abitavano a Via Fani e non rispondevano al telefono, quindi ci preoccupammo, per cui a un certo punto andammo anche a Via Fani e non riuscimmo ad arrivare lì dove abitavano gli amici perché era stato tutto bloccato, e loro poi ci raccontarono dell'aver visto la sparatoria, di tutto, insomma un momento molto molto stressante, molto molto di paura e di angoscia che loro avevano vissuto. Quindi sì, ho dei ricordi precisi e vivi. Il clima di terrorismo ha influito nella vostra vita personale? Direi di sì, in quanto mio padre era un magistrato che era stato anche procuratore generale della Cassazione, quindi si era occupato anche di penale a alti livelli, e ricoprendo un ruolo molto delicato. Alcuni altri procuratori generali avevano visto le loro macchine saltare per aria, mio padre aveva la scorta, quando si andava in vacanza c'era la macchina della scorta, e quindi insomma noi avevamo una bambina piccola che stava spesso dai nonni, e quindi era una situazione sempre un po' di allerta, un po' di pericolosità. Papà riceveva lettere anonime, insomma sì, abbiamo risentito, direi, abbastanza. Ti ricordi qualcosa del rapimento di Aldo Moro? Eh sì, mi ricordo chiaramente che cosa è successo, anche perché sono fatti, diciamo, che difficilmente si dimenticano.
a me sono arrivati tutti i rumori, diciamo, dell'accaduto, perché ero in procinto di uscire da casa. Io abito e abitavo a circa 100 metri dall'incrocio tra via Stresa e via Fani, dove è accaduto il fatto, e mi ricordo che arrivarono questi rumori di colpi di arma da fuoco, chiari, proprio nitidi, raffiche, e arrivarono a casa. Cioè, lì per lì non potei rendermi conto di cosa fosse successo, perché non avevo nessuna notizia a riguardo. Quindi uscii e non andai verso il punto dell'accaduto, ma dovevo girare invece a sinistra e quindi non vidi niente. Però durante il tragitto per recarmi al lavoro mi arrivarono le notizie via radio e sentii appunto che cosa fosse accaduto. Quando arrivai al lavoro mi ricordo che c'era un gran trambusto, gente, tutti che parlavano dell'accaduto, e mi colpì il fatto che c'era un collega di cui si conoscevano le idee di estrema sinistra, che era tutto compiaciuto di quello che era avvenuto, era uno di lotta continua. Dopodiché mi misi in contatto con mia moglie, che lavorava vicino Piazzale Clodio, e anche lei, affacciandosi alle finestre, aveva visto un gran trambusto, camionette della polizia che camminavano, addirittura correvano nei giardini di Viale Mazzini, e quindi tutta trafelata si accinse ad andare a prendere la bambina che stava a scuola, perché si era preoccupata, dice, poi chissà cosa sta succedendo in giro. Poi tornando a casa con la bambina, diciamo, non poté passare lì vicino dove era avvenuto il rapimento, perché era tutto logicamente transennato, bloccato, c'erano guardie in abbondanza, e rientrò a casa. Insomma. Ho saputo che è stato girato un film sul rapimento di Aldo Moro e che l'hai visto. Quindi ti volevo chiedere se riguardandolo ti sono tornati alla mente alcuni ricordi. Eh sì, direi di sì, perché hanno fatto delle scene talmente reali che anche la sparatoria l'hanno riprodotta perfettamente così come io l'ho sentita, diciamo, quel lontano giorno. E poi, mentre lo giravano, sono andato anche a vedere qualche scena e mi ha colpito, a parte che poi l'ho visto nel film vero e proprio, mi ha colpito l'atrocità, diciamo, con cui questi personaggi hanno compiuto l'atto. Nel vedere le scene poi mi ha colpito il fatto, mi ha impressionato il fatto che se fossi uscito 10 minuti prima da casa potevo trovarmi completamente sulla scena del fatto, e la cosa non nascondo che mi fa sentire i brividi addosso.